Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo questa disciplina straordinaria che si chiama arte di autoguarigione mediante il tocco delle mani, quindi che può essere praticato da tutti, attraverso il solo utilizzo delle nostre mani per donarci salute. Jin Shin Jutsu, anche nota con questo nome, e in particolare oggi andiamo ad armonizzare la serratura energetica di sicurezza numero 3. Secondo questa disciplina esistono nel corpo, quindi nella parte anteriore e nella parte posteriore, complessivamente ben 26 serrature energetiche, ossia sono dei centri energetici che sono anche ampi, hanno un diametro che può raggiungere anche una spanna. La spanna è la distanza tra la punta del pollice e la punta del dito, quindi anche abbastanza grande, e quindi viene stimolata questa zona attraverso il semplice tocco delle mani. Come si fa ad armonizzare una serratura? Si vanno a creare delle polarità e quindi andremo a posizionare una mano nella serratura che vogliamo armonizzare e l'altra in un'altra serratura. Oggi andiamo ad armonizzare una serratura importantissima, che è la serratura energetica di sicurezza numero 3 ed è la porta di accesso ai polmoni. E il numero 3 è ciò che restituisce l'unità dietro la polarità. La 2 era la polarità, no? Qui invece andiamo a recuperare attraverso il simbolo 3 ciò che va oltre la vita e la morte. Il 3 è il simbolo dell'elevazione, quindi è il simbolo che ci fa andare oltre la vita e la morte e ci fa andare, quindi recuperare quell'elemento che unisce due estremità, due polarità che apparentemente sembrano diciamo opposte, un po' come lo yin e lo yang, le due forze dalle quali poi scaturisce il movimento e quindi che recuperano l'unità nella loro azione. Armonizzare la serratura numero 3 significa andare anche a curare e prevenire gli arti superiori, patologie come il tunnel carpale, come anche diciamo una tendinite al gomito, l'epicondilite, no? La famosa patologia che colpisce i tennisti, ma previene e cura anche malattie da raffreddamento, tutte le malattie che hanno a che fare con i polmoni. E armonizzare la serratura energetica numero 3 significa anche rafforzare il sistema immunitario, rafforzare il sistema linfatico. È un vero e proprio antibiotico endogeno che noi abbiamo a disposizione e permette peraltro anche di prevenire patologie oncologiche ma anche malattie autoimmuni. Quindi è un esercizio molto importante. Come lo pratichiamo? Intanto individuiamo la posizione della serratura energetica di sicurezza numero 3 che si trova dietro e in particolare nel margine superiore della scapola, quindi individuiamo la nostra scapola, il margine superiore che con direzione verso la colonna vertebrale. Come facciamo a toccarlo con la nostra mano? Basta prendere la mano e andarla ad appendere su questo punto, in questo modo. Quindi prendiamo la nostra destra, la andiamo a appendere in questo modo, andiamo a creare la polarità per armonizzare questa serratura energetica, e la polarità che prendiamo è la serratura energetica numero 15 che si trova nella parte inguinale. Quindi andando a armonizzare, noi dovremmo andare a armonizzare prima un lato e poi destro, e poi prima un lato e poi l'altro, perché le serrature energetiche si trovano su ambo i lati. Quindi una si trova qui, la numero 3, e l'altra sul margine superiore della scapola destra. Cominceremo da un lato e poi andremo sull'altro. Quanto tempo mantenere le mani sulla serratura energetica per armonizzarle? Normalmente fin tanto che, così dice la disciplina, non abbiamo delle pulsazioni sotto le mani, non percepiamo, quindi è un lavoro che richiede attenzione, che richiede un ambiente tranquillo dove poterlo fare, e comunque non meno di 2 minuti, fino ad arrivare anche a 20 minuti in caso di necessità. Quindi in tutte le situazioni, soprattutto anche di malattie croniche,
malattie che richiedono un rafforzamento del nostro sistema linfatico e del nostro sistema immunitario, è importante, quindi malattie anche autoimmune o patologie oncologiche, fare anche più volte questo esercizio. Possiamo praticarlo anche da seduti, se è più semplice. Andiamo a prendere la nostra mano destra, la poggiamo sulla serratura energetica numero 3 e con la mano sinistra invece poggiamo la mano sinistra sulla piega inguinale e rimaniamo così in ascolto del nostro corpo. Noi lo faremo per pochi minuti, poi passeremo l'altra parte con il consiglio e l'invito invece di praticarlo per più minuti, tutto il tempo di cui si ha necessità, e comunque fin tanto che non si avvertono le pulsazioni sotto le mani. La mano in questa disciplina è un catalizzatore, la mano funge da stimolo, da attivatore, attiva il flusso in queste zone particolari, in questi centri energetici, restituendo salute e benessere, e in particolare non solo sulla zona, perché molto spesso le serrature energetiche danno subito sollievo nella parte in cui sono localizzate. Più ogni serratura è una porta di accesso ad una, diciamo, patologia particolare. In questo caso la serratura energetica numero 3 è la porta di accesso ai polmoni e quindi dà sollievo in tutti i casi di malattie che colpiscono i polmoni. Passiamo ora all'altra parte, quindi sciogliamo la posizione, la mano sinistra va sulla serratura energetica numero 3 di destra, ricordiamo margine superiore della scapola in direzione della colonna vertebrale, e poi la nostra mano destra la poggiamo nella parte inguinale. Importante avere abiti comodi, quindi dobbiamo avvertire la mano in queste zone. E adesso, una volta appoggiate le mani, ascoltiamo il nostro corpo. Importante il silenzio e la respirazione profonda. E l'ascolto che ci permette di creare anche un rapporto con il nostro corpo, cioè verificare come il nostro corpo reagisce, le pulsazioni che proviamo. Le prime volte potremmo non essere abituati ancora diciamo, a recepire queste sensazioni. Continuiamo, manteniamo la posizione anche fino a 20 minuti e pratichiamo. Nel Qigong è una scoperta continua, queste discipline energetiche, l'interazione tra noi e il nostro corpo. Noi siamo abituati molto spesso a guardare fuori, mai a guardare dentro. Le discipline energetiche ci spingono invece a guardare dentro. Sciogliamo adesso la posizione, rimaniamo qualche minuto in ascolto, sovrapponiamo le mani, le mettiamo davanti al nostro dantian, chiudiamo gli occhi, la respirazione è lenta, la respirazione è profonda. Ripetiamo anche più volte l'esercizio nel corso della giornata, specie quando siamo particolarmente affetti da disturbi che possono essere correlati proprio al sistema linfatico, al sistema immunitario, al sistema funzionale dei nostri polmoni. Ricordiamoci di questo esercizio come antibiotico endogeno che abbiamo a disposizione e che possiamo attivare attraverso le mani e le sensazioni che le mani producono nel nostro corpo. È una disciplina molto bella, è l'arte di autoguarigione attraverso il tocco delle mani, ripeto, Jinshin Jutsu, che è molto utile anche approfondire e che con questi video cerco di condividere a tutti voi. Approfitto con il video anche per ringraziare della partecipazione, per ringraziare i nuovi iscritti
che in questo ultimo tempo si stanno unendo al canale, che partecipano con i loro like e anche con i loro commenti. Leggo tutto, cerco di rispondere sempre ai vostri commenti, mi fa enormemente piacere. Condividete le pratiche se ritenete che possano dare benessere anche ad altri, perché questa è la missione che inizialmente mi sono dato quando ho creato questo canale, cioè quello di condividere delle conoscenze che da autodidatta studio e che provo principalmente nel mio corpo, per poi condividerlo con tutti coloro che sono appassionati o che vogliono semplicemente avvicinarsi a questo mondo straordinario delle discipline energetiche. Grazie, noi ci vediamo al prossimo video con Tao Power Life. Ciao!